Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele e oggi ho da presentarvi due Phalaenopsis botaniche. La Panterina, questa qui che vedete voi, e questa è la Manni, la versione flava. Ho pensato di farvi un video perché questa mattina ho rinvasato queste due specie botaniche dal vecchio bark, vedete che sulla radice ce n'è ancora un pezzettino attaccato, non lo tolgo per non far danni. Le ho rinvasate nello sfagno. Lo sfagno è questo che vedete qua a fianco a me. Oggi sono nascosto tra i prodotti. Questo è lo sfagno. Si trova in natura in Cile e in Nuova Zelanda. Diciamo che è un muschio, diciamo che è un muschio che cresce a livello dell'acqua superficiale. Diciamo che vive presso in natura gli acquitrini, presso le paludi. A tutti gli effetti è una spugna, viene raccolto, viene compressato in questi sacchettoni che voi vedete, questo è da 80 litri, ma ce ne sono varie misure, varie forme e soprattutto ce ne sono varie qualità. Non so se vedete, questo non è un livello super, ma un premium più, e la qualità dipende per potervi garantire una durata, perché essendo un materiale spugnoso che assorbe acqua, la rilascia, assorbe acqua e la rilascia, più la qualità è alta, più dura come materiale. Quindi se prendiamo un prodotto scarso, ci sono 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle a scendere, più il prodotto è di qualità e più dura, se no dobbiamo fare frequenti rinvasi. Un prodotto scadente, in questo caso uno sfagno scadente, dopo 6 mesi bisogna rinvasarlo. Se avete un prodotto di qualità potete tenerlo anche un anno e mezzo. È molto usato dai coltivatori, se vedete video esteri non italiani, i coltivatori lo utilizzano tantissimo. La caratteristica principale, primo, è che lascia passare l'aria, essendo una spugna, lascia passare l'aria alle radici e assorbe tanta acqua. Non so se l'assorbe a livello dell'80% del peso specifico suo. Lo sfagno, la caratteristica che ha è di mantenere quell'umidità costante alla pianta, non va fatto asciugare assolutamente come facciamo con il bark noi dobbiamo farlo asciugare, sentire se il vaso è leggero, vedere il colore delle radici. Questo funziona all'incontrario, non va mai fatto asciugare, rimane sempre costantemente umido. Perché? Perché se asciuga praticamente tende a ricompattarsi, dato che noi lo compriamo compattato, come si asciuga tende a chiudersi in se stesso e quindi non lascia passare l'ossigeno, non lascia passare aria per le nostre piante, per le nostre radici. È molto facile metterla in vaso perché quando lo prendiamo da queste condizioni qui lo dobbiamo mettere in acqua, lo lasciamo una notte, lo lasciamo 3 ore, vedete voi diventa gigantissimo perché assorbendo l'acqua aumenta di volume fino a dismisura. Una volta che ha aumentato l'acqua, ha aumentato la misura, si è gonfiato come prodotto, dobbiamo districarlo, toglierlo da questa situazione di compressione che ha, lo prendiamo, lo strizziamo come se fosse una spugna, una normale spugna, prendiamo la pianta e la avvolgiamo completamente, in maniera delicata ma completamente avvolta, la inseriamo nel vaso. È facile a vederlo perché con il vaso trasparente vediamo quello che facciamo. Questa mattina le ho messe qui, quindi se vedete dell'umidità è lo sfagno che sta rilasciando l'acqua, quindi vedete questo qui, non va mai fatto asciugare, ha la caratteristica lo sfagno di guarire le situazioni impossibili. Cioè in rete troverete tantissimi video in cui quando uno non sa cosa fare per poter risolvere una situazione estrema, radici proprio totalmente allo sbando, possiamo rimetterle in questa condizione e riacquistano potenza ed energia. Ecco, quindi è un prodotto, diciamo, miracoloso per tutte le situazioni in cui non sappiamo più quello che fare, non c'è più traccia di una radice. In questo caso possiamo metterle in questa condizione sia come cultura totale, sia come recupero, quindi ci dà un grosso ventaglio di possibilità. Allora, un'altra caratteristica importante è che questo tipo di substrato è tendenzialmente acido, lavora su un pH di 3,5, 4,5. Se passa troppo tempo, ecco perché dicevamo prima non tenerlo più di un anno, perché poi tende ad acidificare ancora di più, diventerà ancora più acido, tenderà a ricompattarsi, diventerà un materiale presso cui non passa più né acqua né aria, ecco perché non più di un anno.
Si può tenere anche nel vaso di terracotta, perché chi magari avesse paura non sa gestire la situazione, cioè nel senso passare dal bark, passare allo sfagno potrebbe non essere per tutti facilissimo, perché questo è un prodotto che tiene più acqua rispetto al bark. Se avete paura potete metterli nel vaso di terracotta, non è un problema. Il vaso di terracotta aiuta tantissimo chi è abituato a dare tanta acqua, perché praticamente riequilibria l'umidità. L'unico problema è che quando poi andate a svasarlo, la pianta, l'orchidea, qualunque tipo di pianta che noi mettiamo, la radice tende ad attaccarsi molto più rispetto al vaso di plastica, però possiamo utilizzarlo come vogliamo noi. Dà tanta soddisfazione, è un prodotto di recupero totale quando abbiamo situazioni estreme. Ve lo consiglio, ho fatto post il video questa mattina per condividerlo con voi. Il bark ha pro e contro, lo sfagno ha dei pro e dei contro, ogni cosa, anche la fibra di cocco ha dei pro e dei contro. Sta a noi scegliere quello che più si addice alle nostre condizioni che abbiamo in casa, alle nostre condizioni domestiche. Non abbiamo assolutamente difficoltà. Ve lo consiglio, troverete soddisfazione, vedrete che le vostre piante cresceranno molto, vedrete le radici molto attive con lo sfagno. Regolatevi nel dare acqua, non deve mai asciugare completamente, e questo è un tipo di substrato che ve lo consiglio assolutamente da provare per poter vedere i benefici che dà a lunga distanza. Date tempo alle radici, comunque sia, con qualunque tipo di substrato, che voi non abbiate fretta di vedere risultati in 4 e 4-8. La radice, come noi anche esseri umani, come noi esseri viventi, ha bisogno di adattarsi. Una volta che si è adattata al tipo di substrato, ecco, non lo vedete nel giro di 2 giorni. Passando 2 settimane, 3 settimane, cominciate a vedere come lavora. Ogni volta che fate un cambio o un rinvaso, non abbiate fretta di vedere che le radici devono fare un exploit. Piano piano si adattano, delle volte richiedono anche 6 mesi di tempo per adattarsi a una nuova cultura che facciamo, quindi non abbiamo fretta, soprattutto con le orchidee, perché se abbiamo fretta rischiamo di rimanere delusi, quando la loro natura è proprio quella di andare con calma, senza fretta, con tutto il tempo necessario. Grazie di avermi seguito in questo video un po' didattico, un po' più particolare. A presto, prossimo video. Grazie.